Buongiorno e benvenuti a questa seconda lezione sui brevetti e le domande di brevetto. In questa seconda lezione tratteremo in modo un pochettino più approfondito la struttura dei brevetti e alcune tra le convenzioni internazionali più importanti che regolano i sistemi brevettuali. Per quanto riguarda la struttura dei brevetti parleremo del contenuto della prima pagina, della parte in cui viene descritto il campo tecnico ed il problema che l'invenzione intende risolvere, della descrizione dell'invenzione, delle rivendicazioni e delle figure. Allora, cominciamo quindi dalla prima pagina. Come detto, dalla prima pagina si riescono ad evincere già molte informazioni importanti. Vediamo da un punto di vista esclusivamente bibliografico che in alto a destra viene riportato il numero di pubblicazione. In questo caso è un numero che viene introdotto dalla sigla WO, mentre a sinistra, allo stesso livello, abbiamo la data di pubblicazione. Seguendo verso il basso, sempre sulla colonna di sinistra, abbiamo l'indicazione della classificazione brevettuale, perché ogni documento brevettuale, una volta depositato, viene classificato, cioè viene detto a quale campo tecnico appartiene. Questo tipo di classificazione è uno strumento che può essere utilizzato in modo molto utile quando si fanno delle ricerche sulle banche dati brevettuali di cui abbiamo per esempio visto durante la nostra prima lezione. Appunto, se uno è interessato a campi specifici può utilizzare questo strumento per identificare tutti più o meno i documenti che appartengono a quello specifico campo. Scendendo ancora, dati molto importanti che vengono riportati in questa prima pagina sono il nome dell'applicant, cioè del richiedente, e i nomi degli inventori. Questo è un dato molto importante perché può essere utilizzato per diversi scopi, per identificare per esempio le persone che sono più attive da un punto di vista inventivo in una determinata azienda. La prima pagina normalmente contiene anche il titolo della domanda di brevetto o del brevetto, in questo caso l'abbiamo nella parte inferiore della prima pagina, un breve riassunto dell'invenzione che dovrebbe andare a descrivere a grandi linee quello che è il contenuto della domanda ed una figura esplicativa del tutto. È molto importante sottolineare il fatto che ciascuna delle voci che viene riportata all'interno di questa prima pagina è introdotta da un numero riportato tra parentesi. Ecco, questo numero è un numero comune a livello internazionale e identifica sempre la stessa informazione appunto a livello internazionale, quindi anche per un brevetto, una domanda di brevetto cinese o giapponese, e può essere estremamente utile perché appunto ci dà la possibilità di identificare alcune informazioni base anche in documenti di cui noi non conosciamo la lingua. Faccio un esempio: nel caso in cui vogliamo capire qual è la data di pubblicazione di una domanda di brevetto giapponese, andremo a ricercare sulla prima pagina di un brevetto giapponese di cui ahimè magari non conosciamo la lingua il numero 43. A quel punto la data riportata dopo il numero 43 noi possiamo identificarla come la data di pubblicazione. Andiamo avanti. Dopo la prima pagina normalmente le domande di brevetto vanno a identificare quello che è il campo tecnico e descrivono quella che è lo stato dell'arte a conoscenza dell'inventore e facendo ciò identificano anche quali sono i problemi dello stato dell'arte che l'invenzione intende risolvere. Si passa poi ad una breve descrizione delle figure che sono poi allegate nella parte finale, tipicamente nella parte finale delle domande di brevetto dei brevetti. Tipicamente dico perché non sempre capita così, la struttura può variare a seconda dei paesi. Per esempio negli Stati Uniti le figure sono subito dopo la prima pagina e non al fondo come capita invece ad esempio in Europa. Dopo la parte introduttiva del testo c'è una descrizione dell'invenzione. In campo chimico tipicamente c'è una descrizione di tipo formale dell'invenzione seguita da una descrizione di esempi attuativi con delle ricette, tra virgolette, per riprodurre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo. Questa necessità infatti è data da uno dei requisiti formali di cui abbiamo trattato nelle
nelle lezioni precedenti. Infine, come accennato anche prima, l'ultima parte del testo tipicamente è composta dalle figure che in qualche modo servono a rendere più comprensibile l'invenzione. Anche nel caso di specie che abbiamo utilizzato come esempio vengono riportate delle figure, per esempio, di risultati di prove che sono state fatte su animali del particolare farmaco oggetto dell'invenzione della domanda di brevetto. Le rivendicazioni sono disposte alla fine della parte scritta del testo e vanno a definire quello che è l'oggetto dell'invenzione. Nonostante il fatto siano spesso nella parte finale del testo, le rivendicazioni sono da considerarsi probabilmente la parte più importante.